E si è acceso, io lo sento in cuffia, da qui vedi io sposto questo e con questo alzo e abbasso il volume in cuffia, però tu chiaramente non senti la differenza. Torno il microfono, scusa, premendo questo, con questo posso fare il volume del microfono, il gain, e quindi alzarlo o abbassarlo. Poi qui ho le varie modalità che, come hai sentito, cambiano anche il gain del microfono. Questa cosa, vabbè, la trovo abbastanza discutibile, nel senso che in teoria dovrebbe lasciare lo stesso gain almeno in uscita. Cambia le impostazioni ma regola il gain, invece questo il gain proprio lo cambia, nel senso che se sei molto alto da una parte, con gli altri ti cambia completamente il gain. Il gain in uscita andrebbe corretto, come minimo. Mi è già capitato con un altro microfono che aveva due impostazioni, il Twin 87, che aveva la stessa identica cosa, cioè lo stesso identico problema. Eccolo qui, questo è lo Shure MVI con lei puntino sopra, dico MVI, no? È questa roba qui. È molto bellino. È proprio un bel oggetto, è pesante, tosto, ben fatto, è una cosa che puoi usare anche in una manifestazione contro i black bloc, e dietro c'è l'uscita per la cuffia. Il volume in cuffia è abbastanza buono, io sto usando una Sony e il volume è decente. Se lo usi su un pad ti accorgerai che se abbassi il volume del pad si abbassa anche il volume in cuffia, ma questo volume diventa indipendente, quindi hai due volumi della cuffia usando un pad. Su un computer standard no. Dice che non funziona sugli hub, non è vero, non dappertutto. In questo momento è collegato a un hub e anche nel pad lo collegherò a un hub, adesso nell'esperimento che ti faccio vedere, perché ho fatto delle prove per sentire come funzionava. E non si vede molto bene nel video perché sono laggiù in fondo, c'è una luce contro, però qui sopra ci sono tutti i pulsanti per muovere il volume, per chiudere il microfono, ok, il mute. Questi sono i pulsanti per andare nelle varie modalità e cambiano in tempo reale. Poi ti racconterò cosa hanno scritto loro, perché poi il problema è che loro hanno scritto delle strane cose sulle modalità, va bene. E qui c'è il pulsante per la cuffia che cambia colore e ti consente, facendo slide qua sopra e qua sotto, così, di alzare e abbassare il volume in cuffia, di cui poi ti ho detto prima che sul pad, per esempio, o sul telefonino, se lo abbassi non si sente nulla, anche se il volume è al massimo qua. E tornando a premere questo, torni nella visualizzazione standard in cui puoi cambiare gli effetti dei DSP e anche spegnere il microfono, perché il microfono si accende, come ti ho fatto vedere, tenendo premuto per 3 secondi, e se guardi sul CUL della scheda c'è questa cosa rossa, quello è il segnale che c'è il Phantom acceso. Ora lo spengo e te lo faccio vedere. 1, 2, 3. E 1, 2, 3 l'ho riacceso, ok? Quindi bellina. Devi guardare dietro se hai il Phantom acceso, altrimenti non sai di avere il Phantom acceso e questa non è una bella cosa. Che altro? Io te lo faccio sentire. A me è piaciuto. Non è sponsorizzata sta cosa, eh? L'ho fatto perché una mia amica mi ha chiesto ma secondo te com'è? Boh, non lo so, adesso lo chiedo. Ed eccolo qui. Bello, mi piacque veramente tanto.
L'ho provato un po', adesso te lo racconto brevemente. Dunque, intanto questo era il vecchio modello, questo qui era il vecchio Pirolone. Sai che c'è ancora sul sito? Lo vendono a 150, mi sembra 149, 150 euro. Siccome siamo sempre in casa Shure, la Shure qui se la cava ancora altrettanto bene con un oggetto più o meno delle stesse dimensioni, un piccolino, bello tosto, è un mattoncino, un sasso praticamente, che si alimenta direttamente dall'USB della macchina a cui lo connetti. L'ho collegato all'iPad e sull'iPad è collegato in realtà a un hub, perché posso avere la necessità di, quando sono fuori a fare interviste, a fare esterne di ogni genere, fiere, che ne so, qualsiasi cosa in cui io sia chiamato a lavorare in esterna, quando collego questo al mio computer oppure al pad, e ho la necessità di tenere il pad sotto carica se sto via parecchie ore. Quindi questa macchinetta qui mi consente di infilare il cavo di ricarica, il pad si mantiene carico, ma nel frattempo sto alimentando lo Shure che funziona tranquillamente, come puoi sentire. Allora, nella parte anteriore c'è il mute del microfono, dicevo, il mute del microfono, che funziona anche come accensione e spegnimento del pad. Quella che stai sentendo adesso è una modalità strumenti acustici e musica a basso volume. Se fossi in uno spettacolo dal vivo, così lavorerebbe. L'estesa ampiezza stereo aumenta la separazione tra le sorgenti, l'equalizzazione migliora ulteriormente. Qua parla di stereofonia come fonte, cioè il problema è che il microfono è monofonico, che non è che... Nella parte centrale ci sono le modalità, che sono più precisamente, eccole qua. Allora, questa è una modalità senza nulla, cioè qui non ci sono, è flat, come si dice, flat. Quindi il volume è più basso, non ci sono compressori, non c'è niente. Consiglio di abbassarlo se passi all'altra modalità, perché l'altra modalità è la modalità parlato. La modalità parlato aggiunge compressori, quindi si sente, c'è un loudness maggiore. Abbassalo un poco, prova ad abbassarlo un filo. Ce la fai? Ce l'abbiamo fatta. C'è un loudness maggiore perché ci sono dei compressori che stanno lavorando e loro indicano delle cose strane, per esempio per il parlato, perché vieni qui tu, stai con me, qui con me. È bella questa cosa, quando tocchi il microfono fa suono elettrico. Dice che c'è un'ampiezza stereo limitata per assicurare la reiezione del rumore di fondo. C'è una equalizzazione differente rispetto a quella di prima, dove vengono esaltate le medie per poter parlare, appunto, e c'è una tenue compressione in modo che tutto possa essere usato per il parlato. Va benissimo, no? Ma infatti suona bene. Questo microfono poi suona benissimo, lo Stellar, figurati. E la modalità 2, invece, è una modalità che è pensata per esecuzioni vocali di solisti o gruppi, quindi potrei fare un coretto. E seme il coretto degli Alpin, l'ampiezza stereo di livello, leggo quello che c'è scritto, di livello medio con una lieve equalizzazione aggiunge ricchezza e nitidezza e produce un suono naturale. Quello che mi fa ridere è l'ampiezza stereo. Quale stereo? C'è una stereofonia, cioè prende il microfono e lo mette in stereofonia, è chiaro che ce l'hai su tutti e due i canali, però è monofonico, comunque vada, non credo che non capisco questa cosa. E poi c'è l'altra, aspetta, dov'è che siamo? Siamo al canto noi, in questo qui è il canto, vero? Sì. Questo qui invece è l'ampiezza stereo di livello medio con compressione limpida uniforma i picchi di volume e porta in primo piano i passaggi con volume più basso. Ecco, questa è una versione con un maggiore livello del compressore. In effetti si sente. C'è la chitarra acustica, ma in realtà va benissimo anche per la voce, anche se il suono non è più quello che c'era per esempio nel parlato. E poi c'è fonte, si chiama fonte, spettacoli dal vivo e sorgenti sonore più forti. Vediamolo, è questo. Allora, questo qui è pensato per questo tipo di
situazioni, uno spettacolo, sei in uno spettacolo dal vivo, sei a una fiera di paese, sei da qualche parte dove c'è un sacco di rumore e stai parlando. In effetti questo, cioè, sembra che ti comprime molto di più, questo è più compressione. L'estesa ampiezza stereo, qui parla sempre di ampiezza stereo, ma secondo me è un problema di traduzione, perché è un microfono, è monofonico, che stereo fai? Aumenta la separazione tra le sorgenti e l'equalizzazione migliora ulteriormente la definizione, riducendo le frequenze che possono rendere affollato il suono della strumentazione. Non capisco cosa sia, però parla di spettacoli dal vivo, quindi, oppure se sei tu che sei a uno spettacolo dal vivo e usi questo, questa è la condizione, il preset adatto, quindi dentro c'è un DSP che si occupa di fare questa cosa. Però guarda che funziona bene, funziona veramente bene, è pensato proprio bene. Quello lì si chiama Shure Blues Motive, quindi se connetti questo, io adesso ci metto la mia password, questo che possiamo accenderlo tenendo premuto 3 secondi e beep dovrebbe essere acceso, non dice beep però si vede che qua di dietro è acceso perché c'è la lucetta, è lì, ok, si vede, va bene, e questa l'abbiamo capita. Questo è il livello del microfono che adesso abbassiamo immediatamente e poi entriamo nella sua applicazione, perché c'è un'applicazione che si chiama Motive. Motive mi offre questa funzione sul pad per tutti questi oggetti. Se io faccio anteprima, cosa mi dice? Modalità anteprima. L'audio di ingresso attuale non sarà influenzato dalle regolazioni in impostazione del microfono. E perché? Cos'è? Devo scaricare un altro software? Non capisco. Se io sono già su questo e l'ho già preso, dico anteprima. L'audio di ingresso attuale non sarà influenzato dalle regolazioni del microfono. Va bene. Se io volessi qualcosa di più dell'anteprima? Il mio santo rosario con voce? No, ma chi è? Veramente, c'ho il rosario con voce? Me l'ho messo come pubblicità, il rosario. Io non tiro mai Madonna, comunque. Allora, non capisco perché ci sia questa cosa in cui l'audio in ingresso non viene influenzato dal... Io non posso fare altro che modalità anteprima, nient'altro. Vado in registrazione. Se vado in rec, in questo momento io dovrei avere il rec attivo e invece no, non lo vede. Adesso no, ma adesso stai andando. Allora sei scemo, cosa stai facendo? Perché non sei partito subito? Non ho capito. Fine. Allora la questione è molto semplice. Io cercavo di far funzionare l'applicazione con lo Shure sul iPad Pro, ok? Questo è un M1. iPad Pro M1, i computer con M1 li vede tranquillamente il software, ma su questo, su iOS, su M1, il software non riconosce la scheda. Cioè la riconosce, nel senso che la puoi usare, infatti ho registrato delle cose, dei test, tutta quella roba che hai sentito l'ho fatta con questo computer qui, con questo pad. Ma quando ho cercato di usare l'applicazione ho dovuto desistere. A un certo punto ho fatto diverse prove, cambiato cavo, ho tolto come cavolo si chiama questo qua, il lab. Le ho fatte tutte fino a che non l'ho messo su un pad normale, quindi un pad classico, quello precedente all'M1. Ecco, lì ha riconosciuto immediatamente il sistema e l'applicazione ha potuto gestire la scheda audio e lì sono cambiate un po' di cose. Il software che lo dava sempre in versione anteprima, invece in questo caso c'è tutto disponibile, quindi significa che io posso lavorare sulla equalizzazione, posso gestire il compressore con maggiore o minore intensità, a differenza delle 4 impostazioni che ci sono qui. Ok, qui ce ne sono solamente 4 più una flat, esattamente come qui, modalità 1, e infatti guarda, ti faccio vedere da qui, guarda. Allora, modalità 1, modalità 2, e lui la cambia, qui va in flat, qui va sulla musica, qui va sullo spettacolo dal vivo,
e qui c'è il compressore che può essere spento, luce alta, non so come abbiano tradotto, va bene. Poi c'è anche un'amplificazione di 20 dB, abbiamo detto, del microfono. Se io anche lo faccio adesso, tanto la cuffia non c'è, però di fatto io sto dando più 20 dB e sto usando anche il compressore, quindi c'è un limiter e sicuramente il suono incide e influisce su questa cosa. Ora io non lo sto registrando in questo momento, però posso anche farlo. Aprimi Twisted Wave, no Documents, ne facciamo uno nuovo a 48 kHz mono e vediamo come se la cava. Sì, certo che lo consento. Sei qui? Sì, sto toccando il microfono e come vedi è esattamente sul microfono. Ora se io cambio le impostazioni, posso alzare e abbassare il volume del microfono con questo? Esattamente come facevo prima. Sì, in effetti va a 0 e con questo invece sale fino a quel livello e non ci sono i 20 dB in più che avevo promesso prima. Vediamo un attimo se adesso io lo lascio andare, Twisted Wave, cioè me ne vado qui, apro questo Motive e lo lascio andare così. Ce l'ho qui, Motive. In questo momento è in flat. Cambiamo l'impostazione, vediamo, facciamo una prova e ci sono i 20 dB in più. In teoria io dovrei arrivare intorno ai -3. Andiamo a vedere se effettivamente lo fa oppure no. Sì, qualcosa ha fatto, come vedi. Sta lavorando circa -3, -4 e qualcosa. Sì, ci siamo effettivamente. Quindi io cambio le impostazioni da qui come mi pare, per esempio, no? Ok, cambio le 4-5 impostazioni e regolo il gain del microfono da qui. Perfetto, sì. È un po' cambiato rispetto a prima, perché prima sul computer mi rimanevano accesi tutti i LED. Quando l'ho collegato a questo pad più vecchio non ha più la stessa funzione, cioè evidentemente lo riconosce, mentre l'M1 lo vedeva come periferica ma non lo riconosceva pienamente perché in effetti il suo software non lo utilizzava, ma in ogni caso tutti i software che ci sono già all'interno, cioè i DSP, funzionavano regolarmente, ma non te li potevi regolare con questa cosa, perché adesso i sistemi iOS si bloccano, l'ho già detto, si bloccano mentre passi da un'applicazione all'altra, nel senso che se io non lo chiudo Twisted Wave, lo iconizzo e lui continua a lavorare, ma appena apro un'altra applicazione che si interessa della scheda audio, quindi un'applicazione per sentire qualcosa, apri un canale web da cui ascolti qualcosa e qualunque applicazione quindi che vada a interessare la scheda audio farà in modo che la scheda audio non lavori più con Twisted Wave va in pausa e concede l'uso del device, in questo caso, alla nuova applicazione che tu hai davanti a pieno schermo. Appena tu chiudi l'applicazione che stavi usando mentre l'altra era in pausa, l'altra riprende a lavorare. Infatti, qui puoi vedere qui sotto il montaggio. Io ho preso questo file qui sotto, è quello da Twisted Wave che mi sono mandato e l'ho caricato e sincronizzato qui per sentire l'audio che usciva direttamente dallo Shure con le compressioni che gli avevo dato, quindi per verificare quell'audio. Quando, e lo puoi vedere dall'immagine lì di fianco, quando io passo nell'altra applicazione, cioè me ne vado qui, apro questo e lo lascio andare così. Questo ha preso nuovamente l'audio di sala, cioè sono andato io all'audio di sala perché altrimenti non avresti sentito niente, perché quel pezzo lì nel passaggio Twisted Wave si era fermato e poi ha ripreso quando io sono ritornato su Twisted Wave. Lo vedi da qui? Fa oppure no? Sì, qualcosa ha fatto, come vedi. Sta lavorando. Non sembra che si sia andato in pausa, in realtà è andato in pausa e infatti il file audio io non ce l'avevo di quella parte lì. Bene, mi mando questo file così me lo analizzo. Comunque questo è il software che gira per la Shure, per una serie di microfoni della Shure, e adesso aspetta che ci guardiamo nelle palle degli occhi. Adesso mi spiego anche che cosa significasse quel discorso della stereofonia, perché in effetti un microfono in particolare della gamma di microfoni della Shure che sono contemplati all'interno di quel software, cioè
per dirla in un altro modo, una gamma di microfoni che vengono riconosciuti da quel software e quindi possono utilizzare i DSP, sono in stereo. Ce n'è uno in particolare che è stereofonico e quindi utilizzando quel microfono si lavora di stereofonia. Questo Shure in particolare, l'MVI o MVI, questa che ti stiamo analizzando è una scheda che lavora solo in mono, ma ci sono altri microfoni che usano lo stesso software e gli stessi DSP che lavorano in stereo. Ecco perché le spiegazioni, pur se tradotte in modo abbastanza buono, ma insomma così discutibile, parlano di stereofonia, una ridotta stereofonia, una grande stereofonia, una stereofonia che tu non ti spiegavi con un microfono monofonico. Ok, anche questo mistero lo abbiamo scoperto. Quindi non funziona sugli M1 attualmente il software, probabilmente nelle release successive verrà aggiornato e prenderà anche gli M1, quindi i pad più moderni, ma funziona tranquillamente sugli altri pad e quindi anche sugli iOS normali. Fantastico! C'è un'altra cosa che ti devo dire. Chiaramente, essendo un software iOS, ha il suo cloud, cioè utilizza il cloud in realtà di Apple, quindi quello di iOS. Quindi quando salvi ti ritroverai le registrazioni nel tuo cloud e questa non è una cosa da poco. E in cuffia si sente bene, però devi alzare il volume del device, perché io avevo il volume del mio pad basso e sentivo basso in cuffia, eppure la cuffia è collegata allo Shure, quindi il volume del device, cioè del pad, controlla anche il volume dello Shure in realtà. Cioè io quando voglio controllare il volume della cuffia, qui lo controllo come mi pare, alzo e abbasso, ma se è basso il volume del pad, qui non sento niente, anche se alzo al massimo il volume sento nulla. Poi alzando il volume là invece ho cominciato a sentire bene in cuffia. Bello, mi piace, va bene, buonanotte. Sognatevelo e fate i bravi in vacanza, non portatevi niente, che se hanno bisogno di voi possono aspettare che finisci le vacanze tutte le volte.